Cari ricercatori di tunnel, buongiorno! Puntata numero 9 di questo nostro challenge Troviamo il tunnel. Nell'ultimo video mi sono arrivati un sacco di commenti che fanno molto piacere e un paio di domande a cui vorrei rispondere adesso. La prima, Iari mi chiede: ma a che ora vai nel bosco? Nel bosco ci vado la mattina presto perché è l'ora più propizia per fare incontri tipo i caprioli, lepri, animali che durante il giorno poi stanno rintanati, come dice la parola. Un'altra domanda che mi è arrivata da Sara: meno 14, se è una temperatura record quest'anno? Per quest'anno sì, gli ultimi inverni sono stati abbastanza caldi, temperature tipo meno 14 non le abbiamo mai toccate come quest'anno. Mi ricordo però altri inverni molto più rigidi. Ricordo un Natale in cui mi era stata regalata una vecchia videocamera ancora con le cassette, quelle mini DV8. Sono andato nel primo pomeriggio a fare un giro, dopo un quarto d'ora sono dovuto tornare indietro perché la temperatura di meno 22 mi gelava le mani. Un'altra cosa che Iari e Jessica mi fanno notare con il loro commento: che S strana che hai, Luca. Allora, già devo ammettere, faccio questi video per mantenere la lingua italiana che sento sta cominciando a avere qualche difetto. Punto 1. Poi un'altra cosa che forse potrebbe influire sulla pronuncia della S, dimmi dopo questo video se è così. La temperatura di meno 14 mi ghiacciava veramente le labbra, facevo fatica a parlare, le labbra le sentivo tutte irrigidite dal freddo e le guance pure, quindi formulare le parole mi risultava alquanto difficile. Non so, fate voi la differenza tra questo video, in questo momento ci sono 2-3 gradi, con quello di meno 14. Anche in questo video devo mandare i miei saluti più cari a Lidia ed Enia, nuove sostenitrici del canale, che partecipano anche loro con le loro scelte. Bene, in questo momento la luce del bosco è adatta alle riprese, non rimane che incamminarci sulla strada che la maggioranza di voi ha scelto. Quale sarà? Sigla e poi lo scoprirete. Ed eccoci qua, bivio numero 6, facciamo un po' di suspense. La maggioranza di voi ha scelto per qualche punto, ha vinto la direzione dritto. Grazie anche a Lucia che mi grazia dal fare l'esercizio e imbocco molto volentieri la salitina che mi indica Roberta e gli altri, andando dritto al bivio numero 6. Con casetta alle spalle. Sara, mi dispiace deluderti, ma la maggioranza ha scelto di andare dritto e quindi non devo sottopormi all'esercizio fisico. È già tanto che con la mia panza riesca a muovere qualche passo, quindi lasciamo stare gli esercizi del percorso della salute e mi incammino ben volentieri sulla direzione dritto che la maggioranza di voi ha scelto. Ogni tanto nel bosco non è raro imbattersi in queste casette per gli uccellini che vengono fissate dal comune o comunque dalla persona che è responsabile di questa zona di bosco per gli uccellini, ovviamente non per i cerbiati. Che cavolo stai dicendo, Luca? Se sono casette per gli uccellini, sono casette per gli uccellini, non ci vanno dentro i cerbiati. Che roba. Roberta, altro che salitina, questa è una salita vera e propria.
Qui il bosco profuma di primavera. Il muschio stamattina è di un verde particolare. Guardate che spettacolo. Il muschio ha ricoperto la base di questo albero quasi completamente. Guardate qui come cambia invece un altro tipo di muschio come quello del presepe, oserei dire. Qui manca un pezzo, evidentemente qualche animale deve averlo staccato per cercarvi sotto qualcosa da mangiare. Là in fondo ha appena attraversato la strada lo scoiattolo bruno, ve lo ricordate? Quello là in fondo. No, perché faccio questa faccia? Ve lo mostro subito. Per questo motivo. D'altronde se al bivio numero 6 c'era la tappa numero 10, era prevedibile trovare o la numero 11 o la numero 9 sulla strada, no? Allora vediamo cosa dice. Intanto è la tappa numero 9, bisogna saltare al di qua e al di là di questa barra. E io sono qui, mi trovo in un percorso della salute, volete che non lo faccia? Vedo già le vostre risatine. Me le immagino già, guarda. Bene, d'accordo, ci sto, lo faccio. Bene, allora togliamoci lo zaino e cominciamo. L'esercizio consiste nel portarsi con un salto al di là della sbarra, passare sotto e ritornare. Questo per 8 volte. A freddo non vorrei mi succedesse qualcosa, mi scaldo un attimo. Ho perso il conto. Vedi, a posto. Avevo come l'impressione di essere un ippopotamo che tenta di fare un tuffo, avete presente? Proseguiamo, va là. Ho dovuto riprendermi un attimo, sono senza fiato. Altro che camminate salutari, qua sono fitness puro. Non sapete la voglia che mi prende quando incontro strade come queste, la voglia di appunto di incamminarci, sì, e andare a vedere dove vanno rispetto a queste che sto percorrendo io, che sono battute, sono scontate, ma queste strade nascondono sempre qualcosa di particolare in fondo, dall'altra parte. Nel frattempo, finché camminiamo, comincio anche a farmi qualche riflessione. Credo anche voi cominciate a farvi qualche riflessione. Una volta raggiunto il tunnel, cosa facciamo? Dove andiamo? Cosa volete andare a vedere? Nei prossimi video sfruttate la possibilità di scrivere sotto i vostri desideri e le vostre richieste. Cosa volete andare a scoprire una volta raggiunta la meta? Aspetto con curiosità le vostre risposte. Direi di essermi ripreso completamente dall'esercizio di prima.
mi si smorza subito la gioia. Numero 8, sollevamenti sulle sbarre, sguardo sconfortato. Avete visto? Vabbè, allora, se proprio devo, facciamolo. Che fiacco, che sono 6 ne ho fatte. Nell'episodio in cui parlavo dei caprioli, ricordate senz'altro che dicevo che i caprioli vanno a brucare le piantine giovani, rovinando il bosco. Questa staccionata è stata fatta appunto per proteggere queste pianticelle di abeti giovani che stanno facendo spuntare i primi aghetti. Per proteggerli hanno costruito appunto questa rete metallica, questa staccionata fatta di rete metallica, per poterne poi sfruttare ovviamente il legno. Se dovessero invece crescere con dei danni, questo sarebbe solo legno da ardere alla fine. In questo momento raggiungo il bivio numero 7. Il bivio numero 7 che ha 3 opzioni. Posso proseguire dritto, posso andare a destra o prendere la sinistra. Come ho scritto nel commento di risposta a Mirko, comincio a non capire più niente nemmeno io di dove andare. Quindi lascio la scelta, come sempre, a voi. Vi presento un po' le 3 opzioni in modo da stimolarvi poi la scelta. Se prendo a destra, scendo leggermente e poi svolto a sinistra, mentre se prendo la direzione dritto mi incammino su questa strada qui, proprio in mezzo al bosco in questo tratto di abeti. Se prendo la direzione sinistra, la strada anche qui va leggermente in discesa e anche in questo caso c'è una leggera curva sulla sinistra. Il bosco qui invece è di latifoglie. Siete contenti della direzione? Vi aspettavate qualcos'altro? Questo è il gioco. La maggioranza decide. Sono elettrizzato, ci stiamo avvicinando al tunnel o allontanando, dipende dalla strada che si sceglie. 2 le settimane di tempo per poter scegliere la prossima direzione. Sono proprio curioso di sapere come vi dividerete questa volta. Alla prossima, ciao!